Bene, rieccoci con l'amico professor Gian Matteo Corrias. Ciao Matteo. Ciao Mauro, buongiorno a tutti. Allora, oggi parliamo di un argomento piuttosto curioso che mi consentirà, per quanto mi riguarda il mio lavoro personale, di mettere anche in evidenza un aspetto caratteriale, se vogliamo, di Yahweh, del presunto Dio. Ma noi parliamo di un interessante parallelismo tra il culto romano, o meglio, tra un sacrificio, dei particolari sacrifici celebrati all'interno del culto romano e un sacrificio invece che appartiene alla religione israelitica. Pur essendo così lontani nel Mediterraneo, anche se abbiamo visto in altri video che il Mediterraneo non era poi un luogo così estraneo alle vicende di Yahweh, ma presentano delle analogie queste due come dire, situazioni cerimoniali, in quanto prevedono l'utilizzo di una vacca, quindi l'utilizzo rituale delle ceneri di questa vacca, in un caso anche del suo figlioletto. E parliamo in particolare, ci parlerà in particolare dei Fordicidia per quanto riguarda Roma e del rito del sacrificio della Parà Adumà, cioè appunto della giovenca rossa per quanto riguarda Israele. E vedremo anche la cosa interessante che alla fine è possibile anche tentare di individuarne una interpretazione unica, sia pure nell'ambito della difficoltà che si è rivelata nei secoli. Non ce l'abbiamo soltanto noi per quanto riguarda la religione israelitica, l'hanno avuto i rabbini nel corso dei secoli, la difficoltà di dare un significato preciso, accertato e comunemente condiviso di queste celebrazioni, insomma. Sì, è così. Io direi che questi due sacrifici, queste due cerimonie, sono anzitutto apparentabili sulla base della loro irregolarità, che già tu mettevi in evidenza. Ecco, in particolare nel caso del sacrificio della forda boves, come si dice in latino, cioè della vacca gravida, nella festa dei Fordicidia, questa uccisione sacrificale di una giovenca appunto gravida e soprattutto di un trattamento rituale anche di un feto, che lo dico subito, dal punto di vista della sensibilità formalistica romana, arcaica, è come dire, un essere non ancora formato e quindi un essere non sacrificabile. Questo poneva dei seri problemi liturgici e, tra virgolette, teologici. Ecco, ci impone una serie di riflessioni che cercheremo di proporre ordinatamente. Io direi che il primo elemento utile per inquadrare da un punto di vista storico-religioso il rito dei Fordicidia, cioè il sacrificio della Forda Boves, della vacca gravida, è quello di leggere la festa dei Fordicidia come parte di un vero e proprio sistema cerimoniale costituito da 4 feste. Questo sistema iniziava appunto il 15 di aprile con la festa appunto dei Fordicidia, proseguiva il 19 con la festa in onore di Cerere dei Cerialia, continuava poi il 21 di aprile con la festa dei Parilia, 21 di aprile, giorno importantissimo nel calendario romano perché è il giorno del Dies Natalis Urbis, cioè il giorno della fondazione rituale della città, e si concludeva poi il 7 luglio, quindi in piena estate, con una festa piuttosto misteriosa, di cui abbiamo notizia solo in alcuni fasti, in alcuni calendari e in un testo in particolare di Varrone che poi citerò, la festa Palibus Duabus, cioè in onore delle due Pales. Dunque, descriviamo intanto la ritualità della festa dei Fordicidia, direi che è il modo migliore anche per comprenderne o tentare di comprenderne il significato. Ecco, la prima cosa che evidenzierei è che la festa dei Fordicidia si svolgeva negli edifici delle 30 curie, e questo già è un indizio certo di arcaicità. Le 30 curie, sappiamo, erano delle divisioni arcaiche, antichissime della popolazione della città di Roma, che poi perdono di rilevanza
già nella tarda monarchia e poi fondamentalmente diventano del tutto insignificanti nel periodo repubblicano, e la festa dei Fordicidia appunto prevedeva il sacrificio di una vacca gravida in onore di Tellus. Ecco, la cosa interessante che osserverei è che c'è un collegamento molto chiaro, abbastanza intuitivo anche direi, ma confermatoci dalle fonti, ad esempio da Ovidio, tra Tellus Ceres, cioè tra la terra, Tellus, Cerere, e aggiungiamoci anche Pales, perché queste divinità sono tutte divinità che presiedono alla feracità dei campi oppure alla fecondità degli animali. Quindi siamo proprio alla base di quello che in una società ad economia agropastorale come la Roma arcaica era il fondamento della sussistenza della civitas stessa, no? Di Roma. Citavo Ovidio perché Ovidio nei Fasti fa questa affermazione interessante, dice che Tellus offre il luogo alle messi, mentre Cerere offre la causa. Perché Cerere offre la causa alle messi? Cerere era nel Pantheon romano arcaico la divinità che presiedeva per l'appunto alla spinta generativa delle piante. L'etimologia di questa parola, di questo nome, del nome di questa divinità, è riconducibile a una radice indoeuropea da cui vengono anche il verbo latino creo e cresco, cioè creo genero e cresco, e la parola latina cerebrum, anche il cervello, che alludono tutti quanti alla dimensione appunto della generazione. A proposito del cervello, possiamo richiamare ancora una volta, l'abbiamo fatto tante volte nel corso delle nostre conversazioni, la concezione arcaica elaborata intorno ai cosiddetti liquidi chiari presenti nel corpo, quello che Apuleio, per esempio, in latino chiama il succus, ecco, di cui il cervello era una delle manifestazioni. Che cosa sono questi liquidi chiari? Quindi cervello, sperma, liquido spinale, liquido sinoviale, lacrime, sudore. Intanto, secondo gli antichi, e dico non solo gli antichi romani, ma anche gli antichi greci, per esempio, era un liquido unico ed era il supporto materiale della vita. Quella che in greco si trova definita come aion, sappiamo che poi questo termine avrebbe avuto una risemantizzazione di carattere strettamente concettuale, e appunto il principio vitale era definito psiche. Quindi scopriamo che originariamente psiche non aveva nulla a che fare con quell'elemento immateriale, psichico, appunto, che poi sarebbe diventato successivamente. La psiche, nella fisiologia arcaica, la psiche era questo liquido, fondamentalmente. Questo liquido, la cui fuoriuscita dal corpo implica sempre una diminuzione del livello energetico, si pensi al sudore, per esempio, alle lacrime, la cui fuoriuscita abbondante, come nel caso del cervello o nel caso del midollo spinale, implica addirittura la morte dell'individuo, e la cui fuoriuscita, nel caso dello sperma, è responsabile addirittura della propagazione della vita. Quindi, ecco, Cerere era, per sintetizzare tutte queste considerazioni, la dea che presiedeva proprio alla facoltà generativa delle piante, la feracità delle piante, e non solo, perché poi Cerere è collegata a tutta una serie di ritualità, ecco, anche di carattere misterico e forse iniziatico a Roma. Sto parlando del culto del Mundus Cereris, ma qui il discorso ci porterebbe abbastanza lontano. Ecco quindi Tellus e Ceres, e poi c'è la dea Pales, di cui ci occuperemo successivamente, che invece era proprio la responsabile del benessere animale, si direbbe oggi. Poi chiariremo meglio questi aspetti. Ovidio, nel quarto libro dei Fasti, ci racconta una favola eziologica, come si definisce tecnicamente, cioè una storia che serve a spiegare l'origine del culto dei Fordicidia. E ci racconta che il secondo re di Roma, Numa, una figura importantissima nella storia della religione romana, perché Numa è l'istitutore semileggendario del culto romano, ecco, nell'intento di stornare la sterilità degli animali e l'infecondità dei campi, chiede e ottiene da Fauno, dio Fatulcus in latino, cioè il dio dei luoghi non antropizzati, che è anche latore di oracoli, ecco, riceve proprio un oracolo da Fauno, in cui si dice, cito da Ovidio, traduco direttamente in italiano: o re, devi placare la terra con la morte di 2 vacche.
una sola giovenca offra in sacrificio 2 vite. I responsi oracolari noi sappiamo che erano sempre offerti in maniera sibillina per l'appunto, no? Quindi Numa si trova a dover interpretare un'indicazione molto misteriosa. Lo aiuta in questo la moglie. Secondo la leggenda, la moglie di Numa sarebbe stata a sua volta una divinità, una delle Camene, anch'esse dee oracolari, Egeria, che gli spiega che l'offerta di 2 vite attraverso una giovenca significava semplicemente l'offerta di una giovenca gravida. Ora, dobbiamo subito osservare che questa tipologia sacrificale è una tipologia del tutto irregolare, al limite dell'inaccettabile nella sensibilità romana. Cioè voglio dire che l'offerta di un feto, in particolare, un essere vivente non ancora formato, costituiva un serissimo limite per quella che a Roma si chiamava probatio. Era l'esame preliminare che ogni vittima doveva subire prima di poter essere effettivamente sacrificata. E questo impone una riflessione allo storico delle religioni di una certa entità. Direi che molto a proposito vengono a questo riguardo le riflessioni che Georges Dumézil ha offerto appunto sul sacrificio della Forda Boves, perché Georges Dumézil, secondo il suo collaudato metodo comparatistico, ha individuato un equivalente del sacrificio della Forda Boves, quindi dei Forvicidia, nel contesto del culto vedico. E questo equivalente è il culto, o il sacrificio, se preferiamo, della cosiddetta Astapadi, letteralmente la vacca a 8 piedi, Astapadi. Ecco, anche qui si tratta della uccisione sacrificale di una vacca gravida. È la soluzione che poi i sacrificatori vedici individuarono per evitare questo stesso problema di liceità del sacrificio di un animale non ancora formato, è quello di dividere il feto dal corpo della madre, offrire la giovenca alla terra. Ecco, questo è un interessante punto di sovrapposizione, no? Tra il culto dell'Astapadi e il sacrificio della Forda Boves, ridurre in cenere il feto e offrirlo senza parole di consacrazione, dice il Satapatha Brahmana, ai Marut. I Marut erano delle divinità della tempesta che attraverso questa offerta particolare dovevano essere persuasi a non rovinare i raccolti. Ecco, la soluzione che fu individuata a Roma fu esattamente la stessa, cioè il feto veniva diviso dal corpo della madre, ridotto integralmente in cenere. Questa cenere poi sarebbe stata utilizzata nel contesto di un'altra festa, di un'altra delle feste che facevano parte di quello che prima ho definito sistema sacrificale, cioè proprio la festa dei Parilia, diciamo pure la festa più importante di questo sistema, perché era la festa che ricadeva nel giorno del Natale di Roma. Perché? Perché queste ceneri, le ceneri del feto, del vitello, della Forda Boves, erano utilizzate come uno degli ingredienti di un suffimen, si dice in latino, cioè di un suffumigio, di una fumigazione, che veniva utilizzata ritualmente nel contesto delle celebrazioni appunto dei Pariglia. Quindi di fatto c'è un collegamento molto concreto, no? Tra le due tipologie di celebrazioni, perché quello che era un elemento preparato nella prima, cioè nei Fordicidia, diventava poi elemento non soltanto importante ma essenziale per quanto riguarda invece la celebrazione dei successivi Pariglia. Dico Sì, è bene? esattamente così. Io direi addirittura che potremmo interpretare la festa dei Fordicidia come propedeutica alla festa dei Pariglia, perché uno degli elementi appunto che risultavano dalle celebrazioni dei Fordicidia diventavano ingrediente per la costituzione di un suffumigio, di un suffimen che veniva appunto utilizzato nella complessa, articolata ritualità della festa fondamentale dei Pariglia. E in effetti, come hai ricordato tu, i Pariglia erano una festività fondamentale anche perché cadevano esattamente nel giorno in cui si commemorava la formale fondazione dell'urbe, cioè di Roma, e quindi insomma avevano una importanza speciale, dico bene? Sì, può sorprendere
riprendere alla sensibilità moderna che le celebrazioni per la fondazione della città di fatto consistessero in una festa agraria, perché di questo si tratta, o agropastorale meglio. Però appunto, come accennavo prima, dobbiamo riposizionare il nostro sguardo all'interno di una sensibilità, come era quella della Roma arcaica, che era la sensibilità di un mondo agropastorale. Cioè qui si tratta di capire che la sopravvivenza dell'urbe e della civitas, che in essa insisteva e viveva, erano legate in maniera diretta alla feracità delle piante e alla fertilità degli animali. Quindi se entriamo in questa prospettiva forse ci sembra meno stravagante questo tipo di celebrazione. Soffermiamoci preliminarmente sulla fisionomia di questa divinità, Pales, che presenta subito un elemento di problematicità, perché dicevo che una delle feste di questo ciclo, celebrata il 7 luglio, era dedicata Palibus Duabus, cioè alle due Pales. Quindi vediamo chiaramente, sia dal calendario, ma c'è anche un passo del secondo libro del De Re Rustica di Varrone che ci parla delle due Pales, che questa divinità in realtà è, come dire, sdoppiata, oppure era una divinità che aveva una sua paredra, si direbbe tecnicamente, cioè una divinità ad essa solidale, che aveva peraltro lo stesso nome. Come possiamo e come dobbiamo forse interpretare questo sdoppiamento? Beh, un elemento utile per guidarci nell'interpretazione ci viene proprio da quel passo di Varrone nel quale si trova appunto l'indicazione della festa Palibus Duabus, perché Varrone presenta una divisione molto netta del bestiame da allevamento in due categorie. Ci sono le greges, cioè gli animali di piccola taglia, le greggi, diremmo noi oggi, gli ovini quindi, e poi ci sono gli armenta, che sono gli animali di grande taglia, e cioè gli armenti, i bovini. Ecco, questa stessa divisione degli animali d'allevamento in due categorie la troviamo anche nel terzo libro delle Georgiche di Virgilio. Problematico è anche il fatto che le due festività in onore di Pales siano una, quella appunto del 21 di aprile, dedicata a una sola Pales, quella estiva invece del 7 luglio dedicata a due Pales, a entrambe le Pales. Allora, come possiamo interpretare questa situazione piuttosto problematica, non chiara sicuramente? Bene, c'è un passo di un altro autore di argomenti agropastorali, un autore di età neroniana che si chiama Columella, che ci spiega che la primavera, e il mese di aprile in particolare, è il periodo ideale per sottomettere le pecore agli arieti, in modo che le greggi restino gravide e possano appunto produrre degli agnelli. Le greggi possono essere adeguatamente e opportunamente fatte riprodurre anche nel corso dell'estate, mense iulio, laddove invece gli armenti, cioè gli animali di grossa taglia, possono riprodursi soltanto mense iulio, dice Curumella. Ecco, allora probabilmente è qui che dobbiamo trovare la soluzione al problema. Nella festa della Pales di aprile si celebrava solo la Pales che presiedeva al benessere e alla feracità delle greggi. Nella festa estiva, alle due Pales, si celebravano le Pales che presiedevano sia al benessere delle greggi sia a quello degli armenti. Ecco, nonostante questi riferimenti diretti di Columella alla gravidanza e al parto, non bisogna pensare che Pales presiedesse soltanto appunto a questi aspetti specifici della vita degli animali. Ci tengo a precisarlo perché anche alcuni eruditi antichi, anche quindi in alcune fonti antiche, questa divinità, Pales, è collegata direttamente con l'evento del parto in particolare, questo sulla base anche di una paraetimologia di Pales dal verbo pario, che significa appunto partorire, generare. Perché dobbiamo invece escludere questa pertinenza esclusiva di Pales sul parto e sulla gravidanza? Per due motivi fondamentalmente. Il primo è la sintassi rituale della festa dei Pariglia, che ora esporrò sinteticamente, che è molto più articolata, molto più complessa e che possiamo dire investe tutta quanta la vita degli animali.
Il secondo motivo è di carattere etimologico, però su questa riflessione etimologica tornerei più tardi. Allora, vediamo che cosa succedeva invece il 21 aprile, nel corso della celebrazione rituale dei Parilia. Era un giorno, il 21 aprile, integralmente occupato da celebrazioni rituali. Si iniziava all'alba e si finiva a tarda notte. Dunque, la prima azione cultuale che veniva svolta appunto all'alba era una lustratio, cioè una purificazione, attuata attraverso il suffimen di cui abbiamo parlato, nel quale convergevano 3 diversi ingredienti di cui poi parliamo. Dopodiché il popolo veniva coinvolto appunto in una grande lustratio, cioè in una grande purificazione generale, che veniva attuata attraverso l'aspersione e il lavaggio delle mani con acqua. Poi veniva assunta, questo è un elemento molto interessante, una sorta di pozione da parte dei partecipanti alla festa, costituita da latte e mosto. È interessante la fusione di 2 ingredienti, uno di provenienza vegetale e uno di provenienza animale, non risultanti però da sacrifici cruenti. Ecco, una cosa che dobbiamo osservare è che nel giorno dei Pariglia non si sacrificava nessun animale. Questo è importante per guidarci alla corretta comprensione, no, della teologia di questa festa, cioè nella festa in cui si invocava dalla Dea Pales la protezione sulla vita, sul benessere degli animali in tutti gli aspetti della loro esistenza, non venivano celebrati sacrifici cruenti. Anche l'offerta era appunto un'offerta vegetale. Però veniva utilizzato un ingrediente che era stato preparato nella precedente festività. Esattamente. E qui adesso arriviamo al nostro suffimen. Perché, come dicevo, la festa, che era molto complessa, prevedeva essenzialmente 2 lustrazioni. La prima, abbiamo detto, quella del mattino, poi la festa la sera si concludeva con una lustrazione che era di fatto una fumigazione con degli ingredienti che erano lo zolfo, il legno di abete, il legno di rosmarino e l'incenso. Ecco, se nella lustrazione, nella fumigazione della sera possiamo individuare delle ragioni di carattere medico-scientifico, no? Si tratta di sostanze dalla comprovata capacità disinfettante, antisettica, antibatterica. Abbiamo già parlato dell'incenso, ecco, lo troviamo utilizzato anche qui con questi scopi. È difficilissimo invece dare un'interpretazione di questo tipo per la fumigazione del mattino. Quali erano gli ingredienti che costituivano il suffimen con cui si avviava questa celebrazione? Bene, a parte le ceneri del feto, si utilizzavano il sangue essiccato del cavallo e poi gli steli secchi delle fave. Allora, io direi che qui l'unico mezzo, l'unico strumento che noi abbiamo per interpretare questa particolarissima azione rituale è rifarci alle persuasioni psicofisiologiche che i romani avevano e in particolare con riferimento a questi 3 ingredienti specifici. Partiamo dal sangue del cavallo. Normalmente si ritiene che il sangue essiccato di cavallo utilizzato per costituire questo suffimen fosse proprio il sangue che colava dalla coda del cavallo che veniva sacrificato ad ottobre nella ricorrenza del cosiddetto Equus October. Allora, che cos'è l'Equus October? Si tratta di fatto di un rendimento di grazie ob frugum eventum, dice Festo, cioè a causa del buon esito del raccolto. Quindi è una festa di ringraziamento alle divinità, in particolare a Marte, per il buon esito del raccolto, per l'abbondanza del raccolto dell'estate precedente. La festa veniva celebrata appunto ad ottobre. Qui bisogna osservare una cosa. Abbiamo già parlato del liquido chiaro. Ebbene, la coda e la testa del cavallo erano gli unici 2 elementi del corpo dell'animale che avevano una funzione rituale, il resto veniva scartato. Ora, della testa è facilissimo intuire che, essendo il maggior deposito nel corpo dell'animale
di liquido chiaro, cioè il cervello, la scatola cranica, svolgesse opportunamente alla funzione di propiziare ritualmente appunto la germinazione, la feracità delle piante. La coda, l'estremità opposta, aveva di fatto la stessa funzione. E vorrei osservare che nella sensibilità arcaica la presenza di peluria abbondante, era considerata un indizio chiaro, esplicito, della presenza del liquido chiaro. Cioè i capelli sulla testa, la barba sulle guance, i peli pubici, oppure la coda negli animali, nascono direttamente alimentate da questi liquidi chiari. Questo, tra l'altro, ci consente, giusto una piccola curiosità, di spiegare come mai l'offerta dei capelli di Achille al fiume Exanto. Oppure, e qui possiamo fare un curioso riferimento anche alla cultura israelitica, l'offerta, o meglio, il fatto che i nazirei non si tagliassero i capelli, quindi un'offerta nel senso che, ecco, questi capelli che tra l'altro nel caso di Sansone sono proprio alla base, all'origine della sua forza. Una volta che Sansone perde i capelli, perde anche la forza vitale. In un testo rabbinico ricordo che si diceva: la barba scaturisce direttamente dal cervello. Quindi è una concezione questa che, per curiosa che possa sembrarci, però era, direi, universalmente condivisa. Allora, tra l'altro, nella coda, attraverso la fuoriuscita del sangue, questo liquido chiaro che è conservato nel corpo degli animali all'interno della spina dorsale, si fonde col sangue. Ecco, anche del sangue abbiamo già parlato, ricordo per esempio nel video sui culti scatologici romani. Ecco, il sangue era invece il supporto, cioè il liquido scuro, il supporto di un altro elemento costitutivo della vita individuale, cioè quello che in greco si chiama thumos, cioè la materia aeriforme del respiro. Aristotele dice che i polmoni sono pieni di sangue, non si riempiono d'aria, si riempiono di sangue, e il sangue è il responsabile della autopercezione cosciente che noi abbiamo, tant'è che il respiro e quindi il sangue si alterano nel momento di situazioni emotivamente significative. Insomma, per farla breve, questo sangue essiccato era un condensato della vita dell'animale, d'accordo? Quindi abbiamo un ingrediente che evidentemente rimanda alla propiziazione della germinazione. Le fave avevano un utilizzo rituale molto interessante a Roma. Si pensi che erano l'offerta specifica dei Lemuria. I Lemuria erano una festa che veniva celebrata a maggio in ogni famiglia e da ogni pater familias per allontanare i lemures, che erano, diciamo così in grosso, i fantasmi degli antenati, che tornavano desiderosi di nutrirsi di vita, desiderosi di appropriarsi di nuove vite, loro che erano esclusi ormai dalla vita. Ecco, il padre di famiglia allontanava questi lemures offrendo in cambio di vite delle fave. Ora è stato osservato che la ragione probabilmente di questa considerazione così particolare, diciamo, delle fave è la somiglianza che questo legume ha con un feto. E questo forse, ecco un'altra piccola curiosità, è anche alla base del divieto pitagorico, lo si ricorderà, di cibarsi di fave. Ecco, la fava era considerata come un analogo nel mondo vegetale del feto, di quello che è il feto nel mondo animale. Quindi abbiamo una seconda offerta che allude alla dimensione della fertilità, della vitalità. Le ceneri del feto a questo punto diventano chiare nel loro significato. Il feto è la vita in potenza, è la fava, appunto, ciò che la fava rappresenta nel mondo vegetale, ecco il feto lo rappresenta nel mondo animale. Quindi questa combinazione di ingredienti, tutti quanti allusivi della dimensione della fertilità, della fecondità e della vitalità, avevano una chiara funzione propiziatoria e quindi questa fumigazione serviva proprio per propiziare la vitalità e la feracità appunto degli animali nella festa di Pales, la festa della dea che presiedeva alla tutela della vita degli animali da allevamento. Quindi cominciamo a, in un qualche modo, a intravedere i motivi della sovrapposizione
tra la festa della divinità Pales e il giorno della fondazione di Roma, anche perché appunto la funzione specifica, precipua della divinità Pales era proprio quella di propiziare la fecondità e quindi in un qualche modo preservare la persistenza di Roma, insomma, Roma un po' come città eterna. Però il legame tra le due, cioè tra Pales e Roma e la fondazione di Roma, mi pare possa avere anche una spiegazione dal punto di vista etimologico, o Sì, sbaglio? sì, sì, è così. Infatti, diciamo pure che quella che prima definivo una paraetimologia, cioè una falsa etimologia, per cui si è tentato di accostare Pales al verbo Eiparilia, quindi la festa di Pales al verbo pario, in realtà è smentita appunto dalla ricerca etimologica. Vorrei citare a questo proposito il lavoro di ricerca di Franco Rendic, anche Rendic è un autore che ci è capitato diverse volte di citare, che riconduce il termine Pales, quindi il nome di questa divinità, alla radice indoeuropea Page. E cito appunto lo stesso Franco Rendic. Questa radice, dice lui, riguardava la cerimonia di purificazione dei terreni campestri, Ash, greco agros, latino ager, su cui doveva sorgere una nuova città e di cui rimane un preciso ricordo nelle tradizioni dei più antichi popoli indoeuropei. Durante tale cerimonia si consacravano i confini lungo i quali si conficcavano delle colonnine per limitare il territorio, in latino pagus, appunto, dal verbo pango, e si consolidavano con pali le fondamenta delle abitazioni mediante l'uso di pale, lo strumento, appunto le vanghe. Sono tutte azioni, continua Rendic, che rientrano nel campo semantico della radice page. Effettivamente questa rete di, come dire, concordanze, di apparentamenti etimologici ci restituisce molto bene il senso del ruolo che Pale aveva appunto sulla fondazione della città. E a questo punto osserviamo non soltanto come divinità tutelare appunto del benessere degli animali, da cui appunto, come dicevi tu, dipendeva il sostentamento della città, ma addirittura in questi aspetti specifici il pagus, che era il terreno preparato per accogliere appunto la zona che doveva essere urbanizzata, e poi l'utilizzo dei pali che delimitavano lo spazio e degli strumenti, le pale, che venivano appunto impiegate per realizzare questi specifici lavori. Certo. All'inizio avevamo accennato al parallelismo che si sarebbe potuto fare tra questa celebrazione della lustrazio fatta a Roma, fatta attraverso le ceneri di un vitello bruciato, e un analogo rituale che si celebrava in Israele e che è previsto nel capitolo 19 del libro dei numeri, adesso andiamo a leggere una piccola parte, per purificare chi fosse entrato in contatto con un cadavere. E questo secondo tipo di lustrazio avveniva attraverso le ceneri appunto di una giovenca rossa, cosa che poi si presta, anzi richiede, ha richiesto diverse interpretazioni, anche perché è difficile da interpretare, quindi non ci sono chiavi di lettura univoche, ma ne vedremo alcune. Volevo leggere soltanto una parte appunto di questo capitolo 19 in cui il Signore parla a Mosè e disse: questa è una disposizione della legge che il Signore ha prescritto. Tra l'altro è interessante questa formulazione disposizione della legge, perché poi spieghiamo che in realtà c'era una differenza tra legge effettiva propria e invece indicazione. Allora ordina agli israeliti, dice Yahweh, che ti portino una giovenca rossa, senza macchia,
hai già spiegato tu prima anche come fosse necessario avere una vittima integra, perfetta, diciamo così, e difatti qui precisa senza difetti e che non abbia mai portato il giogo. La darete al sacerdote che la condurrà fuori dell'accampamento e la farà immolare in sua presenza. Il sacerdote prenderà con il dito un po' del sangue della giovenca e ne farà 7 volte l'aspersione davanti alla tenda del convegno. Poi si brucerà, ecco, parallelismo, la giovenca sotto i suoi occhi, se ne brucerà la pelle, la carne e il sangue con gli escrementi. Il sacerdote prenderà legno di cedro, issopo, tintura scarlatta e getterà tutto nel fuoco che consuma la giovenca. Poi il sacerdote laverà le sue vesti e farà un bagno al suo corpo nell'acqua, quindi rientrerà nell'accampamento. Il sacerdote sarà impuro fino alla sera. Colui che avrà bruciato la giovenca si laverà le vesti nell'acqua, farà un bagno al suo corpo nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. Un uomo puro, invece, raccoglierà le ceneri, eccoci, della giovenca e le depositerà fuori dell'accampamento in luogo puro, dove saranno conservate per la comunità degli israeliti per l'acqua di purificazione. È un rito per il peccato. Colui che avrà raccolto le ceneri della giovenca si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Poi c'è tutta una serie di situazioni di impurità che riguardava sia le persone che i luoghi, ma che di fatto era legato all'essere entrati in contatto con un cadavere. Questa era sostanzialmente la ragione dell'impurità. E poi dice: per colui che sarà divenuto impuro si prenderà la cenere della vittima bruciata per l'espiazione e vi si verserà sopra l'acqua corrente in un vaso. Poi un uomo puro prenderà issopo, lo intingerà nell'acqua e ne aspergerà la tenda, tutti gli arredi e tutte le persone che erano là e colui che ha toccato l'osso o l'ucciso, il cadavere o il sepolcro. L'uomo puro aspergerà l'impuro il terzo giorno e il settimo giorno e lo purificherà il settimo giorno. Poi colui che è stato impuro si laverà le vesti, farà un bagno con l'acqua e alla sera diventerà puro. Insomma, in sostanza, perché si parla di una giovenca rossa? Qui veramente le interpretazioni si sono rese necessarie, sono state diverse nel corso dei secoli, io ne accenno ad alcune. Intanto il colore rosso aveva, come dire, una sorta di funzione profilattica, cioè serviva a far prevalere la vita sulla morte. Ma una cosa veramente curiosa è l'interpretazione data da Rashi, il quale dice che questo tipo di indicazione dato da Yahweh, sia pure così preciso nei suoi particolari, è da annoverare tra i cosiddetti hukim, cioè statuti, non leggi effettive. Quindi statuti sono ad un livello gerarchico inferiore. Erano indicazioni che non avevano neppure, dice Rashi, una motivazione logica. Servivano soltanto a mettere alla prova il popolo di Israele. E lui tra i hukim mette anche, ad esempio, il non tessere vestiti con lino e lana assieme, oppure addirittura mangiare e consumare la carne di maiale. Cioè lui lo inserisce tra i hukim, cosa che noi invece riteniamo, non soltanto per la religione israelitica,
e gli ebrei stessi, i praticanti, ovviamente danno la stessa importanza, quindi la carne di maiale non andrebbe assolutamente assunta, mentre qui Rashi la pone tra i hukim, cioè tra le indicazioni che hanno valore di statuto ma non valore di legge. La stessa cosa dice un altro grandissimo interprete che è conosciuto come Ramban, che sarebbe Moshe ben Nachman, siamo nel 1200 d.C., il quale dice che in sostanza questo ordine, questo tipo di ordini, veniva dato per abituare gli israeliti ad obbedire e per verificare se erano disposti ad obbedire, direi non soltanto volentieri, ma con gioia. Quindi sarebbe appunto una sorta di indicazione che non ha un valore concreto, che non ha una giustificazione logica, ma che, come sempre Rashi nel Talmud Yomà, dice che in realtà serviva per verificare, cioè serviva per mettere alla prova, così come proprio nel passo in cui poi viene dato questo ordine, questa indicazione che si trova nel libro dell'Esodo, quando gli israeliti si trovano presso le sorgenti di Marà, che significa le acque amare che non potevano bere, Mosè, eseguendo gli ordini di Yahweh, le rende bevibili e proprio nel versetto 25 del capitolo 15 dell'Esodo si dice che Yahweh appunto ha dato quelle indicazioni a Mosè e lo mise alla prova. Quindi in realtà questi hukim sarebbero serviti per mettere alla prova, in questo caso addirittura Mosè, ma il popolo. Questo tra l'altro è un concetto importante perché il mettere alla prova parte da Adamo ed Eva, passa attraverso la prova a cui è stato sottoposto Abramo quando gli viene chiesto di uccidere il figlio Isacco, per arrivare appunto a prove di questo tipo, per arrivare addirittura anche alla formulazione del Padre nostro, che in greco direttamente significherebbe non portarci dentro la tentazione, cioè non metterci alla prova, no? E liberaci dal male, cioè e liberaci da quella punizione alla quale saremo necessariamente sottoposti, perché in genere quando veniamo messi alla prova poi noi non riusciamo a superare la prova, e questo la dice lunga sul fatto che Yahweh conoscesse o non conoscesse l'animo dei suoi sudditi, perché se li doveva mettere alla prova significava che lui aveva appunto, scusate il gioco di parole, bisogno di prove continue per verificare la fedeltà del suo popolo, perché pur essendo onnisciente, ovviamente la sua onniscienza non era in grado di capire, salvo utilizzare prove, di capire quali erano le reali intenzioni del suo popolo. Quindi cosa dici tu di questo in sostanza in relazione proprio al fatto che c'è questo parallelismo tra i due tipi di rituali con l'utilizzo delle ceneri, in un caso del feto della vacca gravida, nell'altro caso non del feto ma dell'intera giovenca rossa, proprio per purificare colui che fosse colui o diciamo quella situazione o quegli oggetti che per vari motivi legati per Israele al contatto con un cadavere avrebbero provocato. Devo dire che questa particolare interpretazione la trovo
affascinante, addirittura la finezza esegetica del testo, per cui si crea questa intera categoria di mitzvot, no? Che sono i hukim, che sono delle leggi che hanno l'unico scopo di quello di appunto mettere alla prova la fedeltà e in qualche modo forse anche educare alla fedeltà sempre più cieca, no? Sempre più sottomessa e acritica. Però abbiamo detto tante volte che l'esegesi rabbinica è quanto di più sfaccettato e quanto di più vario, a volte anche contraddittorio, bisogna dire, no? Basta Sì, leggere il Talmud per capirlo. esatto, esatto. E infatti devo dire che facendo una ricerca sulle davvero numerose interpretazioni che sono state offerte di questo Hukim, della Parà Adumà, mi sono imbattuto negli studi e nell'interpretazione di un rabbino che è Uri Amos Cherki, il quale dà invece un'interpretazione che io dal punto di vista del metodo trovo molto molto simile a quella che ho provato a proporre io per come dire, il sacrificio dei Fordicidia e in particolare per l'utilizzo delle ceneri del feto, della giovenca gravida, nel contesto dei parilia romani. Rabbi Cherchi osserva anzitutto che il termine parà ha la stessa radice della parola fertilità e quindi richiama simbolicamente i concetti di fecondità e abbondanza. Poi si sofferma a riflettere sul colore rosso, il colore rosso Adom, appunto da cui deriva la parola Adumà, che appunto significa anche terra, la materia da cui ha preso vita l'essere umano, Adam, quindi fa anche questo lavoro, diciamo così, diremmo paraetimologico, ma sappiamo che come dire, la riflessione sulla lingua ha una parte importantissima nell'esegesi rabbinica, fino come dire, al metodo cabalistico anche, no? Ora poi Rabbi Cherchi si sofferma sul fatto che la vacca debba essere senza difetto, come leggevi tu prima, e questo simboleggerebbe l'integrità e la mancanza di contaminazione. Ecco, mentre il fatto che non sia mai stato posto alcun giogo sul collo della vacca significherebbe che l'animale non ha mai subito privazioni di forza vitale. Ecco, da tutto ciò è possibile dedurre che questa mucca rossa è di fatto un'immagine della vita nel suo senso più generale, nel suo senso più pieno. Ecco, però c'è questo da dire. La Torah comanda di uccidere questa giovenca e di ridurla in cenere. Ecco, qui questo interprete vede la fusione dell'elemento vitale per eccellenza, del simbolo della vitalità per eccellenza, che è questa vacca rossa, con appunto la dimensione della morte, le ceneri. Da qui simbolicamente queste ceneri trarrebbero la loro capacità di purificazione, perché è vita ridotta ad un elemento che non è più vivo, ma che può essere rivitalizzato attraverso l'acqua che è appunto l'elemento vitale, l'elemento appunto anch'essa un liquido chiaro, guarda caso, che tra l'altro qui mi viene in mente che c'è tutta una serie di riti, di ritualità sepolcrali e funebri che a Roma prendono, insomma, ruotano intorno al concetto di refrigerium, cioè la reidratazione del corpo, no? In qualche modo il corpo morto è un corpo che ha perso il suo liquido vitale, quindi la reidratazione del corpo alluderebbe a questa situazione di rinascita. I collegamenti tra la sepoltura e la rinascita dopo la morte sono un tema interessantissimo, affascinantissimo e in parte, vorrei ricordare, ne abbiamo già parlato anche nel nostro penultimo video, cioè il video che abbiamo fatto sul sostrato culturale proto-mediterraneo, sulla civiltà proto-mediterranea. Insomma, per chiudere questa nostra conversazione, io direi che è abbastanza evidente, se accettiamo questa lettura, diciamo così, simbolica o paragogica, se vogliamo, di Rabbi Uri Amos Cherki, di questo sacrificio della Paraduma, nel senso che nel caso dei Fordicidia e del Suffimen fatto con le ceneri del feto, abbiamo davanti un simbolo di propiziazione del benessere, diciamo così, della fecondità degli animali. Nel caso del sacrificio della giovenca rossa,
siamo davanti, diciamo, a un'immagine del superamento rigenerativo della morte attraverso questa reidratazione dell'emblema della vita, la vacca rossa ridotta in cenere. Ecco, in ogni caso, ecco, direi che c'è una radice, un'istanza psicologica unica, no? Che questi due sacrifici, queste due tipologie sacrificali erano tese a soddisfare, cioè quell'istanza di superamento dell'estinzione, anche se a livelli piuttosto diversi nel caso di Roma e nel caso dell'Israele antico, quella estinzione che continuamente incombe sulla comunità umana. E questa ciclicità annuale, almeno nel caso dei Fordicidi romani, ci testimonia proprio di questa vicinanza nella sensibilità arcaica della collettività ai ritmi naturali, no? Ai ritmi legati al ciclo generativo della vegetazione, ma anche degli animali, da cui noi oggi ci siamo molto allontanati, sono fuori proprio dalla nostra percezione, dalla nostra sensibilità, ma che facevano parte, direi in maniera profonda, in maniera integrale, della sensibilità delle popolazioni arcaiche. Sì, senza dimenticare poi che in ambiente ebraico ci sono molti rabbini secondo i quali la, fra virgolette, comparsa di una vacca rossa indicherebbe in sostanza un po' la fine dei tempi, cioè preluderebbe all'arrivo del Messia con l'instaurazione del regno finale. E quello che tu ci hai appena detto, cioè questo valore propiziatorio nei confronti della vita, come dire, portato dalle ceneri, utilizzate in quel modo, legate all'acqua, è particolarmente importante per la comunità israelitica che da sempre vive in una sorta di timore della propria estinzione. A partire dai tempi antichi, pensiamo alle conquiste del regno di Israele da parte degli Assiri, alle deportazioni, alla conquista del regno di Giuda da parte dei Babilonesi, poi alle deportazioni dei Romani, per arrivare poi ovviamente a ciò che è successo nel XX secolo. Quindi questo discorso della propiziazione in realtà nel corso della storia, seppure vogliamo accettare l'interpretazione data da Rashi del fatto che si trattasse di null'altro che di uno dei hukim, cioè di questi statuti senza una vera motivazione logica, in realtà poi nei secoli potremmo dire che una motivazione logica in un qualche modo si è resa più volte evidente. Però, insomma, questa è una considerazione di ordine personale che chi ha scritto la Bibbia a quei tempi forse ancora non faceva e quindi la facciamo noi adesso dopo aver conosciuto ciò che è avvenuto nel corso dei secoli. Bene, Certo. Matteo, io direi se non hai altro da aggiungere, direi che abbiamo sviscerato bene, hai sviscerato molto bene, in un modo molto interessante, in un modo molto curioso, questa particolare tipologia di sacrifici da parte dei romani, cosa che sicuramente non è molto conosciuta, così come non è molto conosciuta molto conosciuto l'utilizzo della cosiddetta giovenca rossa ovviamente non da parte degli ebrei, ma da parte di coloro che si rifanno alla Bibbia come libro base della loro religione, ma che forse della giovenca rossa non avevano mai sentito parlare. Intanto vorrei dire a chi ci sta ascoltando che sia io che Elisabetta seguiamo il podcast del professor Corrias, Caffè Nio, dove lì non si parla necessariamente di Bibbia, anzi si parla di tutt'altri argomenti. È un podcast che sta producendo moltissimo materiale e quindi vi consiglio vivamente di iscrivervi e di seguirlo perché sentirete temi, sentirete affrontare argomenti molto molto interessanti e soprattutto disparati. Aggiungo anch'io i saluti e complimenti Matteo per il tuo podcast che sta crescendo. Grazie.
molto interessante, seguo ogni video con grande piacere, quindi attendo il prossimo. A presto, Con ciao. piacere. Ciao, ciao a te, ciao a tutti. Quindi Sì, io ti ringrazio e se non hai altro da aggiungere, ci rivediamo la prossima volta perché una prossima volta ci sarà sicuramente. certo. No, non aggiungo nulla, abbiamo detto abbastanza. Saluto tutti e vi ringrazio per A te. l'ospitalità.